Siamo in una terra emiliana, in una terra ricca di ricette e ricca di prodotti, una terra che ha una storicità incredibile legata all'enogastronomia e a volte è anche abbastanza difficile rappresentarla semplicemente con un piatto. Il principio di base è legato appunto nel trovare un equilibrio tra tutti gli elementi che si inseriscono all'interno del piatto. Far sì che una ricotta non domini sullo spinacio o viceversa, far sì che un parmigiano sia presente, sia vellutato, ma non sia eccessivo. Una crespella abbinata a una ricotta, a uno spinacio, a un parmigiano reggiano, a delle noci e un aceto balsamico tradizionale, è un po' un cliché nelle tavole della domenica delle famiglie modenesi, emiliane in generale. Anche se è difficile entrare nella mentalità delle persone, perché questi hanno dei grandissimi ricordi tradizionali ed è anche molto bello questo, perché presentare un piatto e pensare che loro in qualche modo possano rievocare le vecchie ricette, le vecchie immagini di quando erano piccoli, di quando cucinavano le mamme, le nonne, le zie, rimane sempre un grande impegno, ma nel caso in cui uno dovesse riuscire anche un grande orgoglio. Per questo piatto io mi sono ispirato a un grande maestro. Il grande maestro è Gualtiero Marchesi. Lui era solito fare delle crespelle a forma di cilindro, le inseriva nel piatto in modo verticale e creava quasi un fiore. L'emozione di vedere quel piatto mi ha portato a creare un qualcosa e che in qualche modo rappresentasse la visibilità
del ripieno, perciò questa ricotta insieme allo spinacio, che desse appunto dei profumi straordinari, dato appunto dagli elementi inseriti e dalla cottura in forno di questi, e sulla quale potessi poi adagiare una crema a base di un prodotto molto utilizzato che sono le noci, fatte con uno scalogno di Romagna e innappatura del piatto stesso. Trovato l'equilibrio degli elementi, a questo punto non resta che mangiare e presentare perciò questo piatto della tradizione emiliana.